Lezione 1. Vestirsi per stupire. Ehi Anna, ho una domanda per te. Hai qualche idea su cosa dovrei indossare per l'evento di questo fine settimana? Assolutamente. Stai pensando di indossare qualcosa di formale? Sì, sto pensando di indossare un bel vestito. Ma non sono sicuro se scegliere un nero classico o un colore più vivace. Entrambe le opzioni potrebbero funzionare. Un abito nero classico è sempre elegante, ma un colore vivace può davvero risaltare. Questo è vero. Ultimamente ho visto alcune persone indossare abiti blu scuro o addirittura bordeaux. Il blu marino è un'ottima scelta. È elegante ma comunque formale. Inoltre, si abbina bene a molti colori di camicie. Sono d'accordo. Di che colore pensi che la camicia andrebbe bene con il blu marino? Una camicia bianca croccante sembrerebbe elegante. Potresti anche prendere in considerazione un grigio chiaro o un pastello tenue per qualcosa di diverso. Mi piace l'idea di una camicia color pastello. Può sicuramente aggiungere un tocco di freschezza. Che mi dici delle cravatte? Una cravatta può davvero creare o rovinare l'outfit. Una cravatta a motivi geometrici potrebbe aggiungere personalità all'insieme. Questo è un buon punto. Ho un paio di cravatte con design interessanti. Devo essere audace o mantenerlo discreto? Se l'abito e la camicia sono più neutri, una cravatta audace potrebbe essere un divertente tocco di colore. Basta non esagerare. Sembra un piano. Vorrei apparire nitida ma non troppo appariscente. Che ne dici delle scarpe? Scegli scarpe eleganti classiche, come la pelle nera o marrone. Possono elevare il tuo intero look. Ottimo consiglio. Ho un bel paio di scarpe nere in pelle che penso funzioneranno perfettamente. Perfetto! E non dimenticate gli accessori, come un orologio o dei gemelli. Possono aggiungere un bel tocco senza essere eccessivi. Non ci avevo pensato. Ho un orologio classico che si abbinerebbe bene alla tuta. Sembra splendido. Sembrerai molto elegante e ben assemblato. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. Adesso mi sento più sicura del mio abbigliamento. Lezione 2. La giustizia nel XII secolo. Ehi Anna, di recente ho scoperto qualcosa di affascinante su come venivano decisi i casi penali nel XII secolo. Davvero? Sembra intrigante. Qual era il metodo che usavano allora? Un nuovo metodo fu introdotto da uno dei re d'Inghilterra. Invece di affidarsi solo ai signori locali, iniziarono a utilizzare un sistema di giurie. Un sistema di giurie. Questo è interessante. Come ha cambiato le cose per le persone? Ha permesso ai cittadini comuni di partecipare alla giustizia, rendendo il processo più democratico. È abbastanza progressivo per quel tempo. C'erano regole specifiche per la selezione dei giurati? Sì. I giurati venivano generalmente scelti dalla comunità locale, assicurandosi che fossero a conoscenza degli eventi in questione. Questo ha senso. Questo nuovo metodo ha contribuito a ridurre la corruzione nel processo decisionale. Lo ha fatto. Coinvolgendo la comunità, ha ridotto il potere dei funzionari corrotti che avrebbero potuto influenzare i risultati.
Questo è un miglioramento significativo. Erano tutti d'accordo con questo nuovo sistema? Non proprio. Alcuni nobili opposero resistenza perché persero parte del loro potere in materia legale. Posso immaginare che non ne sarebbero molto contenti. Ci sono stati casi famosi in quel periodo che hanno evidenziato questo cambiamento? Sì. Un caso degno di nota riguardava una disputa sulla terra, in cui i giurati dovevano decidere in base alle prove presentate. Come è andata a finire? La giuria ha preso una decisione giusta? Si sono pronunciati a favore del legittimo proprietario, dimostrando che la giuria poteva essere imparziale e giusta. Questo è un ottimo esempio di come il sistema delle giurie abbia funzionato in modo efficace. Questa pratica ha continuato ad evolversi nel tempo. Certamente. Il sistema delle giurie si è gradualmente diffuso in altre parti del mondo ed è diventato una pietra miliare della giustizia moderna. È incredibile come quel cambiamento abbia avuto un impatto così duraturo sui sistemi legali odierni. Esattamente. È un affascinante viaggio nella storia che ha plasmato il modo in cui vediamo la giustizia oggi. Lezione 3. Esplorazione di Giove. Ehi Anna, sapevi che il quinto pianeta dal Sole si chiama Giove? Davvero? Ho sentito parlare di Giove, ma non sapevo fosse il quinto pianeta. Cosa lo rende così speciale? Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare. È assolutamente enorme. È incredibile! Di che dimensione stiamo parlando? È così grande che potresti inserire tutti gli altri pianeti al suo interno e avere ancora spazio. Wow, è difficile da immaginare. Ha delle caratteristiche uniche. Sì, ha una grande macchia rossa, che è una tempesta gigante che infuria da centinaia di anni. Una tempesta che dura così a lungo. È affascinante. Cos'altro c'è di interessante su Giove? Giove ha dozzine di lune. In effetti, ha almeno 79 lune conosciute. Sono un sacco di lune. Qualcuno di loro ha caratteristiche interessanti. Si ritiene che una delle sue lune più grandi, Europa, abbia un oceano sotterraneo, che potrebbe potenzialmente ospitare la vita. È incredibile. Quindi, potrebbe esserci vita su una delle lune di Giove? Esattamente. Gli scienziati sono molto curiosi di conoscere Europa e stanno pianificando missioni per esplorarla ulteriormente. Capisco perché. Che mi dici dell'atmosfera di Giove? È diversa da quella terrestre. Sì, è composto principalmente da idrogeno ed elio e ha bellissime bande di nuvole di vari colori. Quelle nuvole colorate devono essere stupende. Ci sono altri pianeti con caratteristiche simili? Saturno è simile, ma è noto per i suoi anelli spettacolari, mentre Giove ha un'atmosfera più dinamica. Mi piacerebbe vedere entrambi i pianeti da vicino. Pensi che riusciremo mai a visitarli? Con i progressi della tecnologia, chi lo sa? Il turismo spaziale potrebbe essere dietro l'angolo. Sarebbe un sogno che si avvera. Posso solo immaginare la vista da Giove. Sarebbe mozzafiato. Esplorare i misteri del nostro sistema solare è davvero emozionante.
Lezione 4. Un cambio di scenario. Ehi Anna, stavo pensando che sarebbe bello cambiare aria a casa. Sembra interessante. Che tipo di modifiche stai considerando? Beh, stavo pensando di riordinare i mobili del mio salotto. Un nuovo layout potrebbe davvero cambiare l'atmosfera. È un'ottima idea. A volte una nuova disposizione può far sembrare uno spazio completamente diverso. Esattamente. Potrei anche aggiungere qualche nuova decorazione. Forse delle piante per un tocco di natura? Le piante sono fantastiche. Non solo abbelliscono lo spazio, ma migliorano anche la qualità dell'aria. Hai in mente qualche pianta specifica? Sto pensando di procurarmi una pianta di serpente. Richiedono poca manutenzione e hanno un aspetto piuttosto elegante. Le piante serpente sono meravigliose. Crescono grazie all'abbandono, il che è perfetto per le persone impegnate. Giusto? Inoltre, ho sentito che sono ottimi per i principianti. E tu, hai delle piante in casa? Sì, ho alcune piante grasse. Sono carini e molto facili da curare. Le piante grasse sono adorabili. Hai un preferito tra loro? Mi piace molto la mia pianta di giada. Dovrebbe portare fortuna. È adorabile. Un po' di fortuna mi farebbe comodo qui. Forse dovrei comprare anche una pianta di giada. Dovresti. E magari potresti creare un piccolo giardino interno. Sembra un progetto divertente. Sarebbe eccitante. Potrei persino invitare alcuni amici ad aiutare. Una piccola festa in giardino potrebbe essere divertente. È un'idea fantastica. Tutti amano avere una buona scusa per riunirsi e sporcarsi le mani. Inoltre, è un ottimo modo per entrare in contatto con la natura, anche se siamo in casa. Assolutamente. È incredibile come un po' di verde possa risollevare il morale e rallegrare la giornata. Non vedo l'ora di iniziare questo progetto. Un ambiente nuovo potrebbe anche stimolare un po' di creatività. Lezione 5. Trovare soluzioni. Ehi Anna, sono davvero contenta di aver trovato una soluzione che funzioni per entrambi. Assolutamente, John. È sempre soddisfacente quando possiamo collaborare in modo efficace. Cosa pensi abbia fatto funzionare così bene questa soluzione? Penso che fosse nostra volontà ascoltare le esigenze reciproche. Questo mi ha davvero aiutato a chiarire le cose. Sicuramente. La comunicazione aperta è fondamentale. Ci sono state esigenze specifiche che sono emerse durante la nostra discussione? Sì, ho sentito che comprendere le nostre priorità faceva una grande differenza. Eri chiaro sulla necessità di flessibilità e l'ho apprezzato. Sono lieto che tu me l'abbia detto. La flessibilità è fondamentale per me, soprattutto con i miei impegni. È lo stesso per me. Trovare un equilibrio tra lavoro e vita personale può essere difficile, quindi adattarsi l'un l'altro è essenziale. Esattamente. E penso che il brainstorming insieme ci abbia permesso di esplorare varie opzioni senza sentirci sotto pressione. Giusto. Ha reso il processo piacevole e meno stressante. Hai un'idea preferita che ci è venuta in mente?
Mi è piaciuta molto l'idea di organizzare dei check-in regolari. Ci aiuta a rimanere in pista senza sentirci sopraffatti. Sono d'accordo. Questi check-in ci manterranno allineati e ci consentiranno di adattarci se necessario. Inoltre, ci dà la possibilità di celebrare i nostri successi, non importa quanto piccoli siano. Questo è vero. Riconoscere i progressi può essere motivante e sollevare il morale. Esattamente. Si tratta di costruire un ambiente positivo in cui possiamo prosperare insieme. Ora sono più fiducioso nel nostro progetto. Avere un piano solido fa la differenza. Sì, certamente. Sono entusiasta di vedere come si svilupperà la nostra collaborazione in futuro. Anch'io. Manteniamo questo slancio e continuiamo a sostenerci a vicenda. Lezione 6. Social media sabbi. Ehi Anna, mi piace particolarmente il modo in cui hanno utilizzato le piattaforme di social media per la loro campagna. Assolutamente, John. È affascinante quanto possano essere efficaci i social media nel raggiungere un vasto pubblico. Quali aspetti specifici hanno attirato la tua attenzione? Ho adorato il loro uso creativo delle immagini. Immagini e video coinvolgenti attirano davvero le persone. Sì, i contenuti visivi sono molto più attraenti del semplice testo. È incredibile la velocità con cui le persone condividono post accattivanti. Esattamente. E hanno anche incoraggiato i contenuti generati dagli utenti, che è una strategia brillante. Di sicuro, quando i follower creano contenuti, si crea un senso di comunità e coinvolgimento. Hai visto qualche esempio in tal senso? Sì, ho notato che avevano un concorso in cui gli utenti condividevano le loro storie. Le migliori sono state pubblicate sulla loro pagina. È un modo così intelligente per coinvolgere i follower. Li fa sentire apprezzati e apprezzati. Giusto? È come se facessero parte del viaggio del marchio. Inoltre, aumenta l'autenticità. Sicuramente. È più probabile che le persone si fidino di un marchio che mette in mostra esperienze reali dei clienti. E aiuta anche con la visibilità. Più persone condividono, più ampia è la portata. Questo è vero. È come un effetto a catena. La campagna può diventare virale se eseguita correttamente. A proposito di diventare virali, hai visto come hanno usato gli hashtag di tendenza? L'ho fatto. Sfruttare gli hashtag più diffusi è una mossa intelligente per farsi notare da un pubblico più ampio. Esattamente. Può attirare persone che inizialmente potrebbero anche non seguire il marchio. Inoltre, mantiene i contenuti pertinenti e tempestivi. Ci sono altre strategie che ti sono piaciute? Ho apprezzato la loro interazione con i follower. Rispondere ai commenti fa una grande differenza. Sì. Interagire direttamente con il pubblico favorisce la lealtà e incoraggia una maggiore interazione. È una situazione vantaggiosa per tutti. Il pubblico si sente ascoltato e il marchio costruisce una relazione più forte. Assolutamente. Penso che possiamo imparare molto dal loro approccio ai nostri progetti. Di sicuro. Facciamo un brainstorming di alcune idee su come implementare strategie simili nella nostra prossima campagna.
Lezione 7. Divertimento in famiglia. Ehi Anna, sembra divertente. Dovrò provarlo con la mia famiglia. Sono contenta che tu la pensi così. Quale parte sei più entusiasta di provare? Adoro l'idea dello stupido gioco che hai citato. Potrebbe portare a delle belle risate. Assolutamente. La risata è la migliore medicina, specialmente durante le riunioni di famiglia. Pensi che funzionerebbe bene anche con i bambini? Di sicuro. I bambini amano tutto ciò che comporta un po' di caos e divertimento. Li fa divertire. È un sollievo. Temevo che potessero annoiarsi facilmente. Non con un gioco del genere. Inoltre, i bambini hanno un'immaginazione così vivida che probabilmente aggiungeranno i loro colpi di scena. Questo è vero. Posso già immaginarli mentre hanno le idee più folli. Esattamente. Ed è un ottimo modo per creare legami familiari. Le risate condivise creano ricordi duraturi. Sono completamente d'accordo. È bello avere attività che riuniscano tutti. Hai pensato ad altri giochi da includere? Stavo pensando a un gioco a quiz. Tutti amano mettere alla prova le proprie conoscenze, soprattutto con domande divertenti. Trivia è una scelta fantastica. È educativo e divertente allo stesso tempo. Giusto? Inoltre, puoi personalizzare le domande per includere la storia familiare, il che la rende più personale. Questo aggiungerebbe sicuramente un tocco unico. Potrebbe anche scatenare alcune storie interessanti. Esattamente. Adoro il modo in cui i giochi possono aprire conversazioni e rivelare segreti di famiglia. Segreti di famiglia. Ora hai stuzzicato la mia curiosità. Beh, sai che le famiglie a volte hanno quegli aneddoti divertenti che si tramandano? Oh, di sicuro. Queste storie possono essere il momento clou di qualsiasi incontro. Posso solo immaginare che tutti ridano per le storie delle nostre malefatte infantili. Sembra un momento delizioso. Mi devi far sapere come va. Lo farò sicuramente. Sono sicuro che sarà un'esperienza memorabile per tutte le persone coinvolte. Lezione 8. Fitness Talk. Ehi Anna, hai seguito la tua routine di fitness ultimamente? Ciao John. Sì, ce l'ho. È bello rimanere attivi. È fantastico. Su quali esercizi ti sei concentrato? Sto facendo un mix di allenamento cardio e di forza. Mantiene le cose interessanti. Sembra un approccio a tutto tondo. Trovo che il cardio aiuti davvero con la resistenza. Assolutamente. Adoro andare a correre. È rinfrescante e mi schiarisce la mente. Correre è fantastico. Hai un itinerario preferito che ti piace per correre? Sì, c'è un bellissimo parco nelle vicinanze con sentieri panoramici. Rende piacevole la corsa. Sembra adorabile. La natura può essere così motivante. Ascolti musica mentre corri?
Lo faccio. Ho una playlist piena di canzoni allegre che mi tengono pieno di energia. La musica è un grande motivatore. Preferisco i podcast, fanno volare il tempo. È un'idea intelligente. Imparare qualcosa di nuovo mentre ci si allena è produttivo. Esattamente. Parlando di produttività, hai provato qualche nuovo allenamento di recente? Sì, ho appena iniziato un corso di yoga. È impegnativo, ma anche molto rilassante. Lo yoga è fantastico per la flessibilità e il relax. Senti la differenza? Sicuramente. Mi sento più equilibrato e centrato sin da quando ho iniziato. Meraviglioso. È essenziale trovare attività che ci coinvolgano. Sono d'accordo. Ed è sempre bello parlare di fitness e condividere consigli. Di sicuro. Mantenerci motivati a vicenda può davvero aiutarci a rimanere in pista. Assolutamente. È come avere un compagno di allenamento, anche quando siamo lontani. Esattamente. Continuiamo a spingerci a vicenda per raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Lezione 9. Taxi Thales. Ehi Anna, ho fatto una corsa in taxi molto interessante ieri. Ciao John. Cosa è successo durante il viaggio? Beh, nel taxi c'era un tassametro speciale che calcolava non solo la tariffa ma anche il tempo. Sembra innovativo. Ha cambiato il modo in cui hai visto l'esperienza del taxi. Assolutamente. Mi ha fatto capire quanto tempo trascorrevo nel traffico. Il traffico può essere una vera seccatura. In che modo l'autista ha gestito i ritardi? Era sorprendentemente calmo. Ha anche condiviso consigli su come navigare meglio in città. È fantastico. È sempre bello imparare da qualcuno con esperienza. Sì. Ha raccontato delle storie affascinanti sui passeggeri che ha raccolto, specialmente dalla zona dell'ospedale. Posso immaginarlo. Gli ospedali spesso provocano un mix di emozioni per le persone. Esattamente. Mi ha raccontato di una coppia che festeggiava una buona notizia dopo una visita medica. Deve essere stato commovente vederlo. Ha condiviso qualche storia divertente. Sì. Una volta, un passeggero ha dimenticato il suo pappagallo domestico sul sedile posteriore. Un pappagallo? È divertente. L'autista l'ha restituito. Certo. Ha detto che il pappagallo stava strillando per il suo proprietario per tutto il tempo. Posso solo immaginare quanto deve essere stato divertente. Nel complesso ti è piaciuto il viaggio? L'ho fatto. Si è rivelata una vera avventura e ho imparato molto. Questo è il bello delle corse in taxi. Non sai mai quali storie potresti sentire. Esattamente. È come un mini viaggio pieno di sorprese. Adoro quella prospettiva. La prossima volta che prendo un taxi, farò più attenzione alle storie del mio autista. Dovresti. Rende il viaggio molto più piacevole e memorabile. Lo proverò sicuramente.
È incredibile come una semplice corsa in taxi possa trasformarsi in un'esperienza del genere. Esattamente. A volte, sono le piccole cose ad avere l'impatto maggiore. Lezione 10. Abbracciare il momento. Ehi Anna, hai notato come ci si sente come se avessimo perso la capacità di goderci appieno il momento presente? Ciao John. Sì, ce l'ho. Con tutte le distrazioni che ci circondano, è piuttosto impegnativo. Esattamente. Le persone sono spesso incollate ai loro telefoni invece di apprezzare l'ambiente circostante. È vero. A volte mi sorprendo a scorrere piuttosto che ad ammirare la bellezza della natura. Giusto. Parlando di natura, pensi che l'escursionismo possa aiutarci a riconnetterci con il presente? Assolutamente. L'escursionismo ci permette di immergerci nell'ambiente e di sconnetterci dalla tecnologia. E per le escursioni, dovremmo cercare sentieri con panorami mozzafiato e diversi livelli di difficoltà. Sono d'accordo. Percorsi diversi possono offrire esperienze e sfide uniche che lo rendono emozionante. Hai mai percorso un sentiero che ti ha lasciato a bocca aperta? Sì, una volta ho percorso un sentiero di montagna che portava a una splendida cascata. La vista era mozzafiato. Sembra incredibile. Hai scattato qualche fotografia? Certo, catturare quei momenti è essenziale, ma mi sono anche assicurato di immergerli tutti. Questa è la chiave. È importante trovare un equilibrio tra catturare i ricordi e vivere il momento. Esattamente. A volte, ricordo a me stessa di respirare e apprezzare l'ambiente circostante. Ottima idea. È facile dimenticare quanto possa essere potente il momento presente. Sì, ogni escursione sembra insegnarci qualcosa in più sulla consapevolezza e sulla presenza. Adoro quella prospettiva. Hai qualche posto preferito che consiglieresti per le escursioni? Sicuramente. C'è un parco nazionale nelle vicinanze con vari sentieri e paesaggi mozzafiato. Sembra perfetto. Mi piacerebbe esplorarlo con te qualche volta. Pianifichiamo presto un'escursione. Sarà un ottimo modo per godersi la natura e staccare la spina per un po'. Non vedo l'ora. Una giornata nella natura ringiovanisce sempre lo spirito. Lezione 11. Innovazione nella comunicazione. Ehi Anna, hai sentito degli incredibili progressi di Helen nel campo della comunicazione? Ciao John. Sì, è incredibile. Ho sentito che Anne le sta insegnando alcune nuove tecniche. Esattamente. Un giorno, Anne portò Helen in un pozzo e pompò dell'acqua per dimostrare la comunicazione. Sembra affascinante. Come ha risposto Helen a questo? Inizialmente era confusa, ma poi ha iniziato a capire la connessione tra azioni e parole. È un modo geniale di insegnare. L'uso di scenari reali può rendere l'apprendimento più efficace. Assolutamente. È come se avessero creato un ponte tra lingua ed esperienza. Adoro questa analogia.
È importante rendere l'apprendimento pertinente alla vita quotidiana. Assolutamente. È molto più facile afferrare i concetti quando puoi vederli e sentirli. Pensi che Helen continuerà a migliorare con questo approccio? Credo di sì. La pratica costante e gli esempi di vita reale aumenteranno sicuramente la sua fiducia. Questa è la chiave. La fiducia può fare una grande differenza nelle capacità comunicative. Di sicuro. Inoltre, le consente di esprimersi più liberamente. Hai mai provato a insegnare a qualcuno usando un metodo simile? Sì, una volta ho insegnato a cucinare a un amico spiegando ogni passaggio mentre preparavamo un pasto insieme. Questo è un esempio fantastico. La cucina richiede sia la comunicazione che l'apprendimento pratico. Esattamente. Abbiamo riso molto, il che ha reso l'esperienza di apprendimento ancora più piacevole. L'umorismo può essere un ottimo strumento nell'insegnamento. Rende il processo più rilassato e divertente. Sicuramente. Aiuta a creare un ambiente positivo in cui gli studenti si sentano sicuri di commettere errori. E gli errori sono essenziali per imparare. Aspianano la strada alla crescita e alla comprensione. Assolutamente. È meraviglioso vedere come metodi di insegnamento creativi possano trasformare la vita. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di vedere fino a che punto Helen può spingersi con la guida di Anne. Anch'io. È stimolante assistere a tanta determinazione e progressi nell'apprendimento. Lezione 12. Scelte colorate. Hi Anna, hai visto il menu di quel nuovo bar in centro? Ciao John. Sì, ho dato un'occhiata e sembra fantastico. Hanno una varietà di opzioni. Sono rimasta sorpresa da quanto siano colorati i piatti. Ne hai già provato qualcuno? Non ancora, ma ho sentito che i loro tacos vegani sono vivaci e pieni di sapore. Lo adoro. È ottimo quando il cibo non è solo gustoso ma anche visivamente accattivante. Esattamente. Rende l'esperienza culinaria molto più piacevole. Cosa pensi di ordinare? Sono propenso all'insalata di quinoa. Ha verdure arrostite e un condimento piccante. Sembra delizioso. Potrai scegliere la ciotola per il frullato. Sembra un'opera d'arte. Li ho visti. Sono così degni di Instagram. Pensi che farai una foto? Sicuramente. È difficile resistere alla cattura di qualcosa che sembra così delizioso. Giusto? Inoltre, fai invidia ai tuoi amici per il cibo. Ah, vero. A proposito, hai mai provato a preparare un piatto colorato a casa? Una volta ho provato una frittura arcobaleno. È stato un po' caotico ma divertente. Sembra incredibile. Quali verdure hai usato? Ho aggiunto peperoni, carote e cavolo viola. Sembrava un arcobaleno sul piatto. Posso immaginarlo. È incredibile come i colori possano rendere il cibo più appetitoso. Assolutamente. Mangiare prima con gli occhi è una cosa reale.
Hai mai sperimentato coloranti alimentari per dolci? Sì. Ho preparato dei cupcake tie-dye per il compleanno di un'amica. Sono stati un successo. Sembra un progetto divertente. Avevano un sapore buono come sembravano. Sorprendentemente, sì. Il sapore di vaniglia si abbinava perfettamente alla glassa colorata. Forse devo provarlo. Potrebbe essere un ottimo modo per stupire la mia famiglia. Di sicuro. È sempre bello aggiungere un tocco di stile ai pasti fatti in casa. Sono d'accordo. Cucinare dovrebbe essere un'esperienza gioiosa, non solo un lavoro ingrato. Esattamente. Facciamo un piano per provare insieme quel caffè questo fine settimana. Lezione 13. Scelte dolci. Ehi Anna, hai dato un'occhiata al menù dei dolci del nuovo ristorante? Ciao John. Sì, l'ho dato un'occhiata e sembra assolutamente delizioso. Giusto? Hanno una tale varietà di dolci. Non riesco a decidere cosa provare prima. Lo stesso qui. La torta lavica al cioccolato sembra allettante. L'hai mai mangiato? Ce l'ho. È come un mini vulcano di cioccolato. Così ricco e appiccicoso. Sembra paradisiaco. Mi incuriosisce anche la crostata alla frutta. Deve essere rinfrescante. Sicuramente. Inoltre, i colori vivaci dei frutti lo rendono visivamente accattivante. Parlando di immagini, hai notato i prezzi? Sembrano abbastanza ragionevoli per dolci così sfiziosi. Sì. Sono rimasto sorpreso. È bello concedersi qualcosa senza spendere una fortuna. Esattamente. E apprezzo che elencino tutto chiaramente nel menù. La trasparenza è fondamentale. Rende più facile decidere cosa vuoi. Di sicuro. E ho notato che hanno delle posate ben posizionate sui tavoli. È un bel tocco. Dimostra che prestano attenzione all'esperienza culinaria. Lo fa. Mi fa sentire accolto ed entusiasta di godermi il mio pasto. Hai mai pensato di condividere un dolce? In questo modo possiamo provare più opzioni. Ottima idea! Potremmo condividere la torta lavica al cioccolato e la crostata alla frutta. Combinazione perfetta. Un po' di decadenza e un tocco di freschezza. Esattamente. Inoltre, condividere i dolci è sempre più divertente e sociale. Sono d'accordo. È come una mini festa su un piatto. E possiamo parlare di come hanno preparato ogni dessert. Sì. Adoro conoscere gli ingredienti e i metodi di preparazione. Anch'io. È affascinante come la creatività giochi un ruolo nella preparazione dei dolci. Lo è davvero. Ammiro i pasticceri per la loro maestria e abilità. Lo stesso qui. Un giorno potrei anche provare a cucinare. Sarebbe eccitante. Quale dolce vorresti preparare per primo? Penso che inizierei con i cupcake.
Sembrano divertenti e facili da decorare. Ottima scelta. Inoltre, puoi sperimentare diversi gusti e glasse. Esattamente. Mi piacerebbe creare disegni colorati. Forse anche un tema arcobaleno. Sembra incredibile. Mi piacerebbe assaggiare le tue creazioni. E mi piacerebbe molto fare un dessert party con tutti i nostri amici. Conta su di me. Sarebbe un modo dolce per celebrare le nostre avventure culinarie. Lezione 14. Dialoghi digitali. Ehi Anna, hai notato quanto i computer siano diventati parte integrante della nostra vita quotidiana? Ciao John. Sì, è affascinante la rapidità con cui hanno trasformato tutto ciò che facciamo. Assolutamente. Solo pochi decenni fa, i computer erano rari e ora ci affidiamo a loro per quasi tutto. Ricordo quando sono diventati popolari per la prima volta. Sembrava un sogno futuristico diventato realtà. Giusto? Ora possiamo fare di tutto, dagli acquisti alle operazioni bancarie online. È abbastanza conveniente. E non dimentichiamo la comunicazione. Le videochiamate hanno cambiato il modo in cui ci connettiamo con gli altri. Davvero. È incredibile vedere familiari e amici da molto lontano in tempo reale. Fa sentire il mondo più piccolo, vero? Possiamo condividere momenti all'istante. Esattamente. Ma a volte mi chiedo se dipendiamo troppo da loro. Questo è un punto valido. È facile perdersi tra gli schermi e dimenticare il mondo che ci circonda. Sì. L'equilibrio è fondamentale. Cerco di dedicare del tempo libero dallo schermo per godermi la natura o leggere. Sembra rinfrescante. Trovo spesso che fare delle pause mi aiuti a ricaricare la mente. Di sicuro. Qual è la tua attività preferita durante quelle pause? Adoro fare passeggiate o praticare yoga. Mi aiuta a schiarirmi le idee. Entrambe ottime scelte. Mi piace cucinare, è terapeutico e gratificante. Cucinare è un ottimo modo per essere creativi. Qual è il tuo ultimo esperimento culinario? Di recente mi sono cimentato nella preparazione della pasta fatta in casa. È stata una sfida divertente. Sembra delizioso. Ho sempre voluto provarlo. Come è andata a finire? Sorprendentemente bene. Era molto più soddisfacente della pasta acquistata in negozio. Posso immaginarlo. La pasta fresca deve avere un sapore e una consistenza completamente diversi. Lo fa davvero. Inoltre, è un ottimo modo per stupire gli ospiti alle cene. Sicuramente. Forse possiamo passare una serata a preparare la pasta insieme qualche volta. Mi piacerebbe moltissimo. Potremmo sperimentare diverse salse e condimenti. Un pasta party sembra un'idea fantastica. Potremmo anche invitare altri a partecipare. Sì. Sarebbe un ottimo modo per mescolare cibo e divertimento con gli amici. Lezione 15. Connessioni comunicative. Ehi Anna, ho sentito del fantastico lavoro che hai fatto con Helen.
Ciao John. Sì, è stata una bella esperienza. Insegnarle a comunicare è stato gratificante. È incredibile. Come hai iniziato il processo? Ho iniziato con gesti e suoni semplici e da lì siamo gradualmente cresciuti. Sembra un approccio ponderato. Hai affrontato delle sfide? Assolutamente. All'inizio era timida ed esitante ad esprimersi. Posso immaginarlo. Come l'hai incoraggiata ad aprirsi? Ho usato giochi e attività per renderlo divertente. Un giorno siamo andati a un pozzo e ho pompato dell'acqua. È un'idea creativa. In che modo l'ha aiutata? È stata un'esperienza sensoriale. Il rumore dell'acqua e la sua sensazione l'hanno aiutata a capire meglio la comunicazione. È affascinante. Quindi ha collegato l'azione a parole e sentimenti? Esattamente. Era come creare un ponte per farle esprimere ciò che stava vivendo. È un modo così bello di insegnare. Ha risposto bene a questo? Sì, ha iniziato a imitare i suoni e ha persino usato alcune parole per descrivere ciò che sentiva. È un enorme passo avanti. Quali parole ha imparato per prime? Ha imparato acqua e pompa. Semplice ma significativo per il suo contesto. Sono ottime scelte. È incredibile come l'ambiente giusto possa favorire l'apprendimento. Sicuramente. L'ho anche incoraggiata a condividere i suoi pensieri sull'acqua. Come ha reagito a questo? All'inizio era titubante, ma alla fine indicò il pozzo e sorrise. Questa è una svolta. Deve essere stato gratificante vederla impegnarsi in quel modo. Lo era davvero. Ogni piccola vittoria sembrava monumentale per entrambi. Posso solo immaginarlo. Ci sono altre attività che intendi provare con lei? Sì, sto pensando di portarla in un giardino la prossima volta. Esplorare la natura può offrire così tanto su cui comunicare. Sembra meraviglioso. La vista e gli odori offrirebbero infinite opportunità di apprendimento. Esattamente. Voglio che si connetta con ciò che la circonda in modo significativo. Lo adoro. La tua dedizione alla sua crescita è fonte di ispirazione.